Stai cercando di evitare il caffè ma non sai come sostituirlo per fare colazione? Questo è il video che fa per te. Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi analizziamo alcune bevande alternative al caffè per iniziare la giornata al meglio. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Una delle colazioni più consumate dagli italiani, lo sappiamo tutti, è caffè o cappuccino con la brioche. Una fetta importante della nostra popolazione beve addirittura solamente un caffè per iniziare la giornata. Questa consuetudine, adottata nella speranza di aumentare immediatamente l'energia, è però controproducente per il nostro organismo. Assumere caffè a stomaco vuoto può provocare gastrite e reflusso a causa di una eccessiva produzione di acido cloridrico, il principale costituente del succo gastrico. Il nostro corpo, quando assumiamo caffè a stomaco vuoto, è come se venisse ingannato. Crede che si dovrebbe iniziare un processo digestivo, ma in realtà non è presente cibo solido nel tratto digestivo. Per questo motivo l'acidità che si è creata danneggia le pareti dello stomaco, causando la gastrite ma anche il reflusso gastroesofageo. Quest'ultimo in seguito può portare all'assunzione dei farmaci specifici per bloccare questa problematica e così si crea una spirale infinita nefasta. Esistono per fortuna delle soluzioni ottime per sostituire il caffè dalla propria alimentazione, specialmente durante la colazione. Iniziamo con la prima bevanda di oggi, sto parlando del caffè di cicoria. La cicoria è un'erba di campo che cresce spontaneamente e la si trova in vari territori italiani. Le sue foglie si consumano come fossero spinaci, i fiori sono utilizzati in fitoterapia, mentre le radici vengono estratte per produrre questa bevanda. Io l'assumo di tanto in tanto, specialmente nelle stagioni più fredde, altrimenti al termine dei rari casi annuali dove consumo un pasto molto abbondante. Stimola la digestione, depura il fegato ed è priva di caffeina, oltre ad essere un ottimo antiossidante. I polifenoli presenti nella radice svolgono un'azione anti-invecchiamento, proteggendo le cellule dallo stress ossidativo, causato dai radicali liberi, che ormai abbiamo già imparato a conoscere. La sua proprietà che reputo più importante però è la regolarizzazione delle funzioni intestinali. Nella radice di cicoria è presente una fibra, l'inulina, in grado di fortificare il microbiota ed aumentare la sensibilità all'insulina. Il caffè di cicoria è adatto a tutti, anche ai bambini. Ovviamente verifica con il tuo medico per conferma. È sconsigliata solamente in gravidanza perché può generare contrazioni uterine. Esistono in commercio vari tipi di caffè di cicoria, quella solubile e la versione adatta alla moka. Nel primo caso basta immergere la polvere in acqua calda e scioglierla. Stesso procedimento che si fa con l'orzo solubile. Nel secondo caso invece è da preparare come un classico caffè, riempiendo però il filtro solo per metà. È perfino possibile preparare una tisana con la radice di cicoria. Al secondo posto abbiamo il latte vegetale. Ve ne sono tante tipologie, ho analizzato le principali in un video specifico tempo fa. Il più comune è il latte di soia, di cui però, se ricordi, non ho un'ottima considerazione. Una delle bevande vegetali che reputo migliore è il latte di mandorla. È ricavato dall'infusione e dalla spremitura in acqua delle mandorle tritate. Risulta adatto anche alla preparazione di dolci ed è squisito se servito come granita. È ricco di fibre, ferro e magnesio e favorisce la nostra salute cardiovascolare. È inoltre fonte di grassi insaturi ed antiossidanti. Il suo difetto principale è il costo elevato. È possibile reperire anche latte di mandorla a prezzi accessibili, ma queste versioni personalmente non le considero valide, contenendo zuccheri aggiunti ed oli di semi. Il vero latte di mandorla deve contenere solamente farina di mandorle oppure acqua, mandorle e sale. È possibile aggiungere in seguito del cacao amaro o farina di carube oppure la cicoria solubile che ho citato prima. Al terzo posto abbiamo il rooibos. Si tratta di una bevanda priva di caffeina, anch'essa analizzata tempo fa dalle notevoli proprietà benefiche. È un infuso dal colore rosso ambrato, dal gusto legnoso e dolce. È il suo basso contenuto di tannini a permettere di mantenere il proprio sapore dolce. È fonte di polifenoli, utili a contrastare i radicali liberi.
Le sue proprietà antinfiammatorie e la sua capacità di promuovere un aumento del colesterolo HDL lo rendono anche un utile alleato contro aterosclerosi, ictus ed infarto. Inoltre può aiutare a bilanciare la glicemia, migliorando la sensibilità all'insulina. Non contenendo caffeina, viene consigliato anche alle donne in gravidanza come alternativa al tè stesso. Quest'ultimo ovviamente sconsigliato dai dottori in questa fase. In commercio è possibile trovare rooibos puro o aromatizzato, sia sfuso che in bustine pronte all'uso. Se lo acquisti sfuso ti basterà mettere in infusione un cucchiaino di foglia per ogni tazza che desideri preparare. Personalmente lo lascio in infusione per circa 10 minuti. È possibile aggiungere qualche spezia per arricchire il suo sapore. Al quarto posto abbiamo il tè verde. Questa bevanda non ha bisogno di introduzioni, anch'essa l'ho analizzata nel dettaglio tempo fa. Abbiamo conosciuto le principali varietà di tè in passato, tra cui diverse senza caffeina. Il tè verde è un portento per quanto riguarda l'antinvecchiamento, soprattutto grazie al suo contenuto di catechine. Questi polifenoli hanno anche la capacità di stimolare il metabolismo basale, quindi utili per perdere peso. In secondo luogo, il tè verde ha un ulteriore effetto, quello di far diminuire l'appetito. Per sostituire il caffè c'è una vasta scelta tra i tè in commercio, che siano neri, bianchi o verdi. Potresti provare il Bancha o il Kukicha. Per quanto riguarda i tempi di realizzazione, verifica direttamente l'etichetta riportata sul pacchetto che hai acquistato. Ogni tè ha una sua temperatura e tempo da rispettare per una corretta infusione. Al quinto ed ultimo posto ho scelto un must, sto parlando dell'ibisco. Del carcadè, chiamato anche ibisco, ne ho parlato diverse volte. Dal colore rosso rubino e sapore agrodolce è un infuso formidabile per la salute e per contrastare l'invecchiamento. L'ibisco è infatti uno dei migliori antiossidanti presenti in natura. Anch'esso non contiene caffeina, quindi può rivelarsi una valida soluzione se hai intenzione di eliminare il caffè dalla tua tabella alimentare, quantomeno a colazione. Si può realizzare sia per infusione a caldo che a freddo. Ne ho parlato nello specifico in questo contenuto che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.